siccome non esistono solo le orecchiette con le cime di rapa, oggi vediamo le orecchiette con i broccoli. Facciamo una crema di broccoli, aggiungiamo dei broccoli leggermente scottati, adesso vediamo come. Poi se vogliamo dargli quella nota più pesciosa, andiamo ad aggiungere un'alga, che non è obbligatoria, è assolutamente opzionale, magari c'è qualcuno a cui non piace il sentore dell'alga o comunque del gusto pesce. Non sono le orecchiette fresche, sono le orecchiette secche. Primo consiglio, proprio. Quando comprate una pasta, compratela di qualità, cioè la pasta deve avere un gusto. Di solito se si utilizza una pasta integrale o semi-integrale biologica, il grano che viene utilizzato ha una sua caratteristica importante, quindi va a completare il piatto. Molto spesso se si utilizzano paste di bassa qualità, la pasta di per sé non ha gusto, non dà niente al piatto, rimane, c'è, ma è come se non ci fosse. Quindi prima cosa, scegliete una pasta di qualità. Io oggi utilizzo quella di... non mi ricordo come si chiama. Vabbè, comunque. Adesso ve la faccio vedere. Il broccolo qui è lo stesso, è solo diviso in due parti praticamente. Allora, questa parte qua la utilizzeremo per fare la crema e verrà cotto qualche minuto in più, ok? Quindi qua gli daremo circa 4-5 minuti di cottura. Qui c'è dentro sia la puntina del nostro broccolo, sia il gambo pelato e tagliato. Mentre da quest'altro lato abbiamo solo le punte, che sono quelle che poi andremo ad aggiungere alla pasta dopo, quindi semplicemente quando andremo a scottarla. Quindi qui frulliamo e qui saltiamo. Cercate, quando li tagliate, di fare una misura piccolina, tipo questa, ok? Perché ricordatevi che l'orecchietta sarà grossa, non so, 1,5 cm per 1,5 cm al massimo, ok? Quindi naturalmente non possiamo avere una disproporzione tra la dimensione della verdura e la dimensione del broccolo, giustamente. Quindi più o meno questa è la dimensione. Anche un pochino più piccola se volete, ma non più grosso, questo è certo. Ricordatevi sempre di salare l'acqua prima di andare a scottare le verdure. Io utilizzo sempre un sale integrale che è molto meno intenso. Quando bolle bene, quindi quando la bollitura è a piena potenza, andiamo ad aggiungere la verdura. Ricordatevi sempre una cosa: quando andate ad aggiungere la verdura, la quantità di verdura deve essere proporzionata alla quantità di acqua. Per esempio, questa quantità è troppa per quest'acqua qua, quindi cosa facciamo? Adesso la scottiamo in 2 volte. Perché cosa succede se no? Se noi scottiamo tutto subito, la potenza della fiamma non è sufficiente a far ritornare in bollore la verdura, che poi in questo caso è anche fredda da frigo, quindi abbatte ancora di più la temperatura e perdiamo quell'effetto di tappo che noi gli diamo con acqua e sale. Quindi è meglio farlo in 2 volte. Quindi adesso semplicemente aspettiamo, gli diamo i nostri 4 minuti e la lasciamo andare. Togliamo questa, aspettiamo che ritorna bene in bollitura e aggiungiamo l'altra verdura e andiamo avanti così. Ok, passati i nostri 4 minuti, andiamo a togliere. Mi raccomando, altro consiglio molto importante: quando avete scottato le verdure, come in questo caso qua, dove dobbiamo mantenere questo perfetto colore verde, ok? Non mettetele mai impignate, cioè proprio è una cosa che vi devo vietare assolutamente. Le mettete belle distese, belle larghe, come vedete adesso qua nella teglia, in modo che si raffreddano più velocemente, perché a casa non avete un abbattitore di temperatura e quindi non si può fare questo lavoro. Aggiungiamo le altre verdure, andiamo ancora 4 minuti e andiamo avanti così.
Ok, nella stessa acqua di cottura adesso andiamo ad aggiungere la pasta. Quindi diamo alle nostre orecchiette, mi sembra, circa 8 minuti e lasciamo cuocere. Ora frulliamo le cime e il gambo del broccolo con un pochino di sale, olio extravergine e un goccino di acqua. Andiamo a occhio, Adesso vedete che consistenza perfetta abbiamo creato con semplicemente dei broccoli, un po' di acqua, un goccio d'olio e sale. Adesso aggiungiamo olio extravergine nella padella, sale, poi ci scoliamo le orecchiette, facciamo spadellare, aggiungiamo i broccoli scottati. Ok, adesso andiamo a impiattare, quindi utilizziamo la crema di broccoli frullata nel Vitamix, un paio di cucchiai, anche 2,5 via. Poi allarghiamo bene sul fondo. Dobbiamo fargli proprio un bel bordone bello grosso, ok? Sotto gli lasciamo quasi niente. Coppa pasta. Io sono sempre fan dei coppa pasta. E dopodiché andiamo ad aggiungere la nostra pasta. Allora, se non avete tempo di impiattare così, potete tranquillamente saltare tutti insieme, quindi prendete sia i broccoletti sia la crema e alla fine mischiate tutto e comunque avete un risultato fantastico, non è che non viene bene. Diciamo che qui magari se avete ospiti, volete fare una figura un po' più carina, volete proprio, anzi, volete far vedere il cuoco che è in voi, potete farlo. Leggermente schiacciamo le orecchiette, anche se comunque non staranno qua proprio tutte, però un pochino sì, sicuramente già abbiamo un ottimo risultato. Ok, poi mettiamo un po' di muddica, che è il nostro pane tostato, che lo trovate nella ricetta con gli spaghetti di carote. Anzi no, c'è la ricetta muddica che vi linko qua in alto a destra se non mi ricordo male. Andiamo ad aggiungere la decorazione e così abbiamo poi il nostro fantastico piatto in 4,48. Se volete ci mettiamo anche questo bel fiorellino primaverile, dato che stiamo arrivando in primavera. Alla fine di tutto gli possiamo aggiungere o dell'olio all'aglio oppure dell'olio al peperoncino. Il gioco è fatto.